Ciao, in questo video parliamo di lievito madre senza glutine, in particolare di Liccoli, quindi un lievito madre senza glutine liquido, cioè più liquido, quindi non solido come il classico lievito madre. Questa è la versione liquida, questo è lo stesso lievito madre ma in versione essiccata. Questo ha circa 2 anni di vita e questo ha circa 1 anno. Dunque devo dire subito che il lievito madre mi ha dato tante soddisfazioni nella panificazione, per me mi ha proprio dato una svolta decisiva al pane senza glutine che faccio io, cioè quello con farine naturalmente prive di glutine e un bassissimo utilizzo, per non dire anche nullo in certi casi, di amidi raffinati aggiunti. Infatti io non uso, oltre a non usare le miscele, non uso neanche l'amido di mais, per esempio, che è uno di quelli più utilizzati. Non lo uso perché a me dà problemi, mi gonfia e quindi non uso neanche il mais. Detto questo, so che molte persone comunque mi hanno appunto confidato, mi hanno scritto che anche loro non usano il mais, non usano gli amidi raffinati, cercano di, insomma, c'è molta consapevolezza che sta venendo avanti, a volte mi fa molto piacere. E quindi ecco, nel fare il pane però con queste farine naturalmente prive di glutine ho avuto, devo dire la verità, con il lievito madre un notevole miglioramento. E questo chiaramente nella mia sperimentazione che dura ormai da anni, perché sono oltre 12 anni che ormai cucino senza glutine, ma il pane all'inizio neanche lo facevo, figurati, poi piano piano ho cominciato a fare anche il pane, per poi passare anche il lievito madre. Adesso sto sperimentando anche altre cose, anche il pane senza lievito, il pane con lievito tradizionale, stiamo andando avanti. Tutto questo comunque fa parte, ho un corso sulla panificazione, un corso bellissimo di panificazione naturale, una panificazione senza glutine, proprio con farine naturalmente prive di glutine, quindi senza le miscele. Se ti interessa trovi il link sotto il video. Detto questo, in questo video ti faccio vedere come realizzare il lievito madre. Giusto una breve premessa: il lievito madre, quando lo fai sappi che gli devi prestare le dovute precauzioni perché è una cosa viva, se non lo curi bene muore. Una volta fatto non richiede grande impegno se non essere rinfrescato, ma bastano 5 minuti una volta alla settimana, quindi è una cosa tranquillissima. Addirittura chi non vuole neanche avere la menata, per qualcuno, la menata del rinfresco, o comunque l'impegno del rinfresco, per me non è una menata, per me è un divertimento, ma so che molti non amano questa cosa, la menata. Ebbene, è possibile essiccarlo, come vedi tu puoi benissimo essiccarlo e utilizzarlo all'occorrenza. Io ti dico, l'ho provato e dopo 2 rinfreschi è forte come quello classico, quindi va benissimo anche essiccato. Quindi una volta essiccato non hai più neanche il problema di doverlo rinfrescare. Il lievito madre rende sicuramente il pane più buono, assolutamente. Siamo nel mondo delle fermentazioni, quindi dà gusto sicuramente al tuo pane, ma anche diventa un pane più digeribile e avendo appunto una lievitazione lunga e lenta, otteniamo un prodotto più digeribile, più buono, che dura anche di più, quindi ci sono solo dei vantaggi nell'utilizzarlo. Peraltro molte persone che magari non amano o non tollerano il lievito classico trovano nel lievito madre invece una bellissima e valida alternativa. Detto questo, i contro sono che dipendi da un lievito madre, quindi devi comunque rinfrescarlo x ore prima, a volte anche 2 volte va rinfrescato perché sia più forte, a volte cominciare a tirarlo fuori il giorno prima, insomma richiede un certo impegno. Quindi una persona chiaramente sceglie se farlo oppure no in base alla sua propensione per la cucina, passione, tempo, eccetera eccetera. Ogni persona lo fa se ritiene di poterlo fare. Infatti non a caso per fare il pane abbiamo diversi tipi di lievitazione, no? Oggi possiamo farlo anche senza lievito, quindi figuriamoci.
abbiamo tantissime alternative oggi per fare il pane senza glutine. Detto questo, direi passiamo chiaramente alla creazione del lievito madre. Prima di iniziare ti dico soltanto una cosa: io utilizzerò farina di riso. Per quale motivo? Perché la farina di riso, essendo bella bianca, in particolare farina di riso finissima, perché lavora meglio, ha una granulometria più sottile, essendo finissima, e quindi funziona meglio in questo tipo di preparazione. Poi è bella bianca, quindi è proprio perfetta, perché tu all'occhio subito vedi se la tua pasta madre è bella, viva, sana, oppure se presenta colori strani, che in tal caso non ci devono essere, cioè non è che può avere colori strani, cioè un lievito madre sano non ha colori strani, è bianco, splendente. Se non è bianco, ti dico c'è qualcosa che non va, in tal caso si butta via tutto, perché c'è qualcosa che non va. Ecco, può essere che venga un lievito madre contaminato, muffe e quant'altro. In questo caso è meglio eliminare tutto. Detto questo, usa sempre, mi raccomando, lavora sempre nel pulito, vasi puliti, sterilizzati e quant'altro, perché appunto parliamo di microrganismi vivi. Detto questo, per iniziare è semplicissimo, puoi cominciare anche solo con farina e acqua, e basta, e in teoria viene lo stesso, ma dico io, perché complicarsi la vita quando possiamo aggiungere un piccolo starter e abbiamo una partenza più veloce. Ecco, quindi noi faremo in questo modo, con un piccolo starter composto da yogurt di soia, così va bene anche va bene per tutti, cioè un vegano può dare yogurt di soia, oppure miele, oppure entrambi insieme. Ne metti un po' meno, entrambi insieme hai un effetto ancora migliore. Io ti lascio a questo video, è una piccola parte del corso estratto dal mio corso sulla panificazione. Ad ogni modo, questo è. Noi ci vediamo nella parte finale, dove ti spiego come comportarci dal giorno, ho qua gli appunti, vedi, perché mi sono anch'io gli appunti scritti su questo mio quadernone delle ricette. Dal giorno appunto 20°, anzi dal giorno 15° in poi cambia un po' il modo di rinfrescarlo, poi te lo faccio vedere. Ora partiamo con la creazione del lievito madre e noi ci vediamo dopo. Molto bene, eccoci qua. Dunque, questo è il primo video sul lievito madre, in cui andiamo a realizzare il nostro lievito madre. Allora, importantissimo, quello che ti serve è una boule di vetro, un recipiente, un vaso grande, insomma qualcosa in cui andare a impastare il nostro lievito, una spatola, poi la nostra farina di riso, metteremo un goccio di miele come starter, un goccio di yogurt e un goccio di olio extravergine. Sullo starter, ecco, per quanto riguarda lo starter, se usarlo, non usarlo, cosa serve, ne ho già parlato nel video teorico. Qui siamo alla pratica, quindi andiamo subito al dunque e passiamo proprio al lato pratico. Quindi bilancia, andiamo a mettere, allora parti con poco, perché tanto dovrai rinfrescarlo tante volte, quindi partiamo con 50 grammi, scusami, ok, allora 50 grammi, perfetto, e andiamo a mettergli l'acqua, ne andiamo a mettere, inizia a metterne 40, va bene? Quindi noi andiamo generalmente ne facciamo tanta farina, tanta acqua, va bene? Proprio per essere, diciamo così, precisi. Diciamo che nelle fasi iniziali
è meglio metterlo, cioè tenerlo leggermente più denso. Perché ovviamente è più concentrato, andrà a concentrarsi di più, ecco, e quindi è più facile farlo partire. Poi abbiamo anche il miele, lo yogurt e l'olio, quindi 40 grammi la prima volta. Quindi andiamo a 90. Perfetto. Io uso acqua gasata, comunque sia acqua naturale di bottiglia, non acqua di rubinetto. Vai a mescolare. Adesso gli mettiamo una punta così di yogurt, un goccio, anzi faccio vedere così vedi proprio, basta, un goccio di olio extravergine delicato e un niente di miele, niente intendo, cioè un filo, ecco, una roba così, cioè sporchiamo il cucchiaio. Se dovessi pesarlo sarà neanche un grammo, forse, ecco, sarà, diciamo, un grammo di miele, 2 grammi, 3 grammi, insomma pochissimo, l'hai visto, miele, perfetto. Puoi anche metterne solo uno di questi attivatori, cioè o lo yogurt o il miele, va bene. Io nel dubbio li metto tutti e tre e così sono sicuro che qualche cosa accade. Ecco, come ti dicevo, adesso dopo noi lo terremo leggermente più morbido, ma come prima volta, come vedi, mi va bene così, perché dopo, da domani, diciamo che oggi è il primo giorno, quindi più è concentrato e meglio è, ecco, se lo andiamo a diluire troppo fa più fatica. Ecco, dobbiamo andare a mescolarlo un attimino, dobbiamo arearlo perché ovviamente entra ossigeno e quindi è più facile per questi, dopo si devono sviluppare appunto i microrganismi all'interno del nostro lievito e quindi deve prendere vita e l'ossigeno è alla base. Ecco, mescolo proprio 2 minuti in questo modo. Vedi come si è, tra l'altro, diluito? Sembrava denso prima, no? Vedi? Con le farine senza glutine imparerai proprio questo, che non devi mai guardare l'impasto appena fatto, ma sempre è meglio aspettare qualche minuto prima di prendere decisioni affrettate. Beh, direi che ci siamo. Già mi piace questa meraviglia, guarda. Vedi che quello che ne rimane è giusto poco, ok? E andiamo a prendere un vaso di vetro. Ecco, mi raccomando, il vaso di vetro deve essere sterilizzato e non deve essere assolutamente stato lavato con detersivo. Questi microrganismi del nostro lievito madre sono molto sensibili proprio a agenti esterni, quindi ecco perché non usiamo neanche l'acciaio, va bene, cerchiamo di appunto andarlo a conservare in un vaso che andrai a lavare proprio solo con l'acqua, cioè quando farai i rinfreschi tu vedrai lo laverai solo con l'acqua, va benissimo, Ecco qua, andiamo anche così a pesarlo, così vedremo un attimino quanto è. Dovrebbe essere ovviamente intorno ai 100 grammi, giusto? Perché abbiamo messo 50 più 40. Mettiamo la tara e vai a versarlo in questo vaso. Ecco, usa pure il dito, basta che hai le mani pulite, non ci sono problemi. Bene, vedi,
non so se vedi il peso, sono 101 grammi, quindi ovviamente questo è quello che ci aspettavamo. Adesso questo qui è l'embrione del nostro lievito madre, che se tutto va bene tra, diciamo così, 20 giorni barra 30 giorni, e appunto ne ho già parlato nel video teorico, ti ho già spiegato tutto su questo, sulle tempistiche e quant'altro, diventerà lievito madre. Da domani, anzi da dopodomani, perché noi adesso questo lievito qua, con questo starter, lo andiamo a lasciare, diciamo, allora come vedi ho messo la pellicola trasparente, gli facciamo dei buchini con un coltellino o uno stuzzicadente, va bene, ecco, e lo andiamo a posizionare in cucina su una mensola. Insomma, diciamo che la temperatura ideale dovrebbe essere intorno ai 24 gradi, ok? È difficile, sono sincero, ecco perché insomma d'inverno è più difficile far partire il lievito madre, è molto più facile farlo partire in estate o comunque almeno in primavera o in autunno. In autunno poi, come ti ho detto, l'aria è più ricca di microrganismi, specie se vivi in una zona dove ci sono dei vitigni. In ogni caso deve stare a 24 gradi, questa è la temperatura ideale standard, quindi posizionalo, se hai ancora i caloriferi accesi, verso vicino, insomma in zona calorifero. Tu sai che la temperatura ideale è sui 24 gradi, più si avvicina a quella temperatura e più è facile che otterrai un ottimo lievito madre, insomma che parta per bene. Ecco, e me lo lasci lì 48 ore, cioè come per i primi rinfreschi facciamo passare 48 ore, quindi gli diamo il tempo di attivarsi con calma, e tra 48 ore, quindi tra domani non facciamo nulla, dopodomani ci vediamo qui e facciamo il primo rinfresco. Eccoci qua, sono passate 48 ore e questo è il nostro risultato. Praticamente il nostro lievito madre non ha fatto praticamente nulla, però notiamo intanto un leggero sentore appena che richiama lo yogurt, è normale, leggermente acidino ma pochissimo, pochissimo, e notiamo delle bollicine appena sulla superficie. Per il resto è rimasto fermo, come è normale che sia, cioè non deve accadere nulla in questo momento. Che cosa facciamo? Siamo al primo rinfresco, quindi dopo 48 ore procediamo al suo rinfresco. Dobbiamo prenderne circa la metà e buttarlo via proprio, ok? Quindi devi praticamente togliere con un cucchiaio la parte in superficie, che è sicuramente quella, non è secca perché questo è un liccoli, se fosse lievito madre secco normale sarebbe anche secco, così invece no. Quindi è la parte che più si potrebbe essere contaminata, insomma, no? Noi via la eliminiamo proprio, tanto a noi interessa la metà, ok? Quindi non farti problemi, perfetto, basta così. Ora questo qua sarà circa 50 grammi e ora ti faccio vedere, bilancia, scodellina, tara, vediamo se entra, sì, perfetto, lo prendiamo, questo è il cuore del lievito madre, va bene, guarda che roba, 53 grammi, perfetto, qua ce n'è ancora qualche grammo, 61, troppo, non ci interessa, ne voglio 50 io, 50 grammi, perfetto, bene, 50 grammi, pochissimo, vedi, non preoccuparti, dentro lì c'è già un inizio di vita. Ora li andiamo a mettere, quindi attenzione, questo che sto facendo adesso si chiama rinfresco, questo qui è il primo rinfresco. Il rinfresco base standard
si fa in questo modo, quindi 50 grammi di peso, bene, metterò lo stesso peso di farina e di acqua, vuol dire 50 grammi di lievito madre, 50 grammi di farina, quindi mettiamo 50 e andiamo quindi a 100, giusto? Perfetto, e 50 di acqua. Puoi mettere tutto insieme che tanto è uguale, non cambia niente. 50 di acqua, acqua di bottiglia sempre, temperatura ambiente, mi raccomando, non di frigorifero. E adesso mescoliamo. Ecco, non usare l'acciaio, ma stai su vetro o plastica. In questo modo io qui ho lo stesso peso di ieri, va bene? Domani, cioè fra 2 giorni, ripeterò questa operazione, ma ora ti spiego. Mescola bene, mescola pure per 1 minuto, di modo che entra per bene l'ossigeno. Questo perché alcuni microorganismi sono aerobici, quindi hanno bisogno di ossigeno e questo favorisce praticamente lo sviluppo. Altri invece sono anaerobici e quindi a loro non interessa. Ok, bene, prendiamo un vaso pulito. Ecco qua, un vaso pulito, e andiamo a mettere all'interno il nostro lievito madre. Questo è appunto un liccoli, quindi un lievito madre più morbido, non è liquido, parliamoci chiaro, tende al liquido, diciamo che è cremoso. Bene, a posto. Livella. Se vuoi possiamo già cominciare a mettere l'elastico sul livello. Quindi che cos'è questo? È un segno, va bene? Ho messo un elastico, vedi, che praticamente mi dà il segno del lievito madre, anche se adesso è presto, però cominciamo a prendere l'abitudine di controllarlo, quindi a vedere se fa già una reazione oppure no. Quello che hai appena visto si chiama rinfresco. Quando io dirò rinfreschi il tuo lievito madre, questo è quello che devi fare, cioè prendere il lievito madre, la parte che vuoi rinfrescare, va bene, e aggiungere, cioè pesarlo e aggiungere lo stesso quantità di peso in farina e poi acqua fino a renderlo cremoso, generalmente sempre lo stesso peso. Quindi si chiama idratazione al 100%, va bene? Perfetto. Quindi qui è così, hai capito anche il rinfresco. Questo è il rinfresco classico, standard, va bene? Possiamo fare anche un rinfresco più leggero, che consiste nel mettere metà del peso in farina e metà acqua. Esempio, erano 50 grammi, bene, mettevo 25 di farina e 25 di acqua. Questo però lo puoi fare a volte più avanti. In questa fase no, in questa fase dobbiamo andare avanti a rinfrescarlo proprio in maniera potente, quindi con lo stesso peso farina e acqua. E ora gli diamo ancora 48 ore, quindi andiamo già al quarto giorno, perché oggi siamo chiaramente dopo 48 ore, siamo al secondo giorno. Altre 48 ore andiamo proprio alla fine del quarto giorno in pratica, no? Quindi anche qui pellicola, 2 forettini, luogo della cucina caldo, e ci vediamo tra 48 ore. Eccoci qua, ciao. Dunque siamo arrivati quindi al quarto giorno, cioè sono passate praticamente 48 ore
dall'ultimo rinfresco. Quindi abbiamo fatto il lievito madre giorno 1, abbiamo fatto passare 48 ore, abbiamo fatto il primo rinfresco, poi sono passate altre 48 ore e siamo arrivati a questo punto. Quindi già notiamo la magia si è già compiuta, cioè ragazzi, qua parliamo che, guarda, al secondo rinfresco, guarda come si è alzato, va bene? Proprio è molto evidente, la superficie proprio la vedi che ha lavorato. Attenzione, potrebbe anche essere che al tuo non è successo ancora nulla, non spaventarti, però insomma con lo starter che abbiamo messo nello yogurt e il miele, insomma generalmente parte subito, quindi non al primo ma al secondo rinfresco già lo vediamo così. Quindi cosa fare adesso? Ripetiamo ancora la stessa cosa del primo rinfresco, quindi siamo al secondo rinfresco e andiamo a togliere la parte superiore, va bene, con un cucchiaio togliamo la parte superiore in questo modo, vedi sotto com'è, ecco, forse il bianco non si nota, ma sotto sembra quasi una ricotta, cioè sì, sembra proprio una ricotta sotto. La buttiamo via, tanto la parte superiore è quella che generalmente è un po' più magari avanti, diciamo così. Eccomi qua, appaio all'improvviso per spiegarti alcune cose. Tanto il video che da adesso in poi andava avanti era identico all'altro, cioè nel primo video, quindi nel primo rinfresco che hai fatto, quindi nell'ultimo video ti ho fatto vedere proprio come si fa il rinfresco. Quindi prendi il tuo lievito madre, le elimini la parte superiore, va bene? Questo lo facciamo adesso. Quando poi dopo lo tieni in frigorifero e ne tieni solo la parte necessaria, puoi anche non farlo più, va bene? Va bene, lì andrei a vedere mano a mano. Mentre adesso tu hai visto il rinfresco, è inutile vedere ogni giorno il rinfresco perché sarà sempre identico. Chiaro? Quindi ho preferito fermare il video per spiegarti questa cosa. Tu adesso devi ripetere quell'operazione che ti ho fatto l'ultima volta, quindi ne tieni 50 grammi, aggiungi 50 grammi di farina e 50 di acqua, mescoli per bene, vaso pulito, copri e aspetti. Quello che facciamo adesso è il rinfresco, aspettiamo ancora 48 ore, ma per l'ultima volta, perché la prossima volta vedrai, ti farò vedere come già si attiva, perché vedrai che già oggi vedrai una novità, poi ti farò vedere nel video come prosegue, perché lo so perché sto registrando, quindi ti ho aggiunto come viene già oggi, pazzesco. Quindi lo faremo ancora una volta 48 ore e poi dopo passeremo a farlo ogni giorno, ma di questo ne parliamo nel prossimo video. Quindi qui hai visto quindi fai l'ennesimo rinfresco sempre uguale. Ora ti faccio vedere invece come viene sempre oggi, quindi piccolo aggiornamento, siamo alla sera, quindi io oggi ho rinfrescato, diciamo così, che era dopo pranzo, va bene, quindi mettiamo che era mezzogiorno, ebbene sono le 9:20 di sera e guarda quello che è successo, praticamente è esploso, cioè qua proprio sta uscendo. Penso che domani mattina me lo trovo proprio che esce e qua puoi notare tutti i buchini, va bene, forse da qui adesso non lo vedi, ma quindi questo vuol dire che il nostro lievito è già partito. Ad ogni modo non ci dobbiamo entusiasmare, nel senso che dobbiamo comunque aspettare i canonici 15-20 giorni prima di poter insomma dire che il nostro lievito madre è pronto, anche se poi ci vorrà un mese perché sia bello forte. Ad ogni modo noi manteniamoci al programma, quindi avevo detto 48 ore, domani non farò nulla, lo lascerò stare, va bene, e ci vediamo quindi dopodomani per fare l'altro rinfresco. Una cosa importante, chiaramente questo cambia, questo lavoro cambia in base anche alla stagione. Io ora calcola che in casa ho piuttosto freddo, non arrivo a 18 gradi, va bene, non ci sono in cucina lì
18 gradi e di notte scendi anche a 17, 16, quindi come vedi va bene lo stesso, possiamo lasciarlo anche 2 giorni. Se fosse d'estate, fosse così, no, nel senso, se fosse estate e fosse già così, io lo andrei già a rinfrescare una volta al giorno, va bene, non ogni 48 ore, ecco. Mentre in questo caso manteniamoci ancora sui 2 giorni e procediamo in questo modo, ok? Quindi ci vediamo dopo domani. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Dunque, giorno 6, terzo rinfresco. Allora, siamo arrivati quindi al momento clou, nel senso che già adesso possiamo notare, come ti avevo preannunciato, sarebbe esploso. E guarda che roba, si vedeva proprio chiaramente che stava andando in quella direzione, insomma. Quindi, però io non l'ho toccato, come vedi qua è sigillato e ha fatto per uscire proprio, guarda che roba. Quindi come l'altra volta andiamo a togliere la parte eccedente e poi rinfreschiamo solo 50 grammi. Quindi cominciamo da questa qua che è secca qua sopra, la tiriamo via. Come puoi notare, il profumo è ottimo, guardi anche il colore, è perfettamente bianco, quindi non ci sono muffe, cose strane, questo è perfetto, Comunque tiriamo via la parte superiore lo stesso. Bene, adesso cominciamo a pesare 50 grammi, perché noi adesso dovremo rinfrescarlo tutti i giorni, cioè da oggi. Che cosa cambia da oggi? Che da oggi non aspettiamo più 48 ore, va bene? Da oggi non aspettiamo più 48 ore, ma rinfreschiamo ogni giorno. Quindi adesso 50 grammi di lievito madre, gli mettiamo una 50 grammi di farina di riso, eccolo qua, 50 grammi, e 50 grammi di acqua. Top. Chiaramente questo stiamo creando un lievito madre, può sembrare un po' impegnativo, ma ti assicuro che insomma bene o male, come vedi, è semplice, ti porta via pochi minuti e lo fai solo una volta, nel senso che dopo, quando è pronto il lievito madre, lo fai una volta alla settimana e basta, Cerchiamo di attenerci a quelle che sono più o meno le regole ecco, mescoliamo tranquillamente un minuto come al solito. Ecco, mi raccomando, mani pulite quando lo tocchi, e voilà. Adesso, come al solito, pellicola, stuzzicadente, 2 forettini e al solito posto. 24 ore questa volta, quindi non più 48, ma lo facciamo tutti i giorni fino. Allora, qui ora ti farò un video dove ti spiego alcune cose importanti, quindi guarda il prossimo video dove vado a spiegarti cosa fare da adesso in poi, va bene? Quindi terzo rinfresco, sesto giorno, passiamo a farlo ogni giorno.
guarda il prossimo video dove spiego tutto. Ciao! Bene, quindi come hai visto hai creato il lievito madre, l'hai rinfrescato, tutto a posto. Ora ti spiego brevemente, prendi appunti, carta e penna e scrivi, perché questo è molto importante e andrà a decretare proprio la buona riuscita del lievito madre. È vero che online troviamo tanti video, li ho visti anch'io, video dove dicono magari il lievito madre è pronto in pochi giorni e quant'altro, non lo so. Ragazzi, io quella volta che l'ho fatto, dopo il lievito madre ha avuto problemi. Il lievito madre serve tempo perché diventi forte. Questa è la mia esperienza, però io non ho la verità in tasca, quindi ci sono varie teorie. Questo è come faccio io. Detto questo, dal 15°, quindi siamo arrivati quindi all'8° giorno, ok? Dai video che hai visto, no, con tre rinfreschi, sei arrivato all'8° giorno. A questo punto devi rinfrescare ogni 24 ore, ok? Quindi ogni giorno, boom, 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 mi rinfreschi. Sempre nello stesso modo che hai visto nei video. È chiaro che quindi è importante eliminare una parte che comunque ti puoi già, visto che siamo già all'8° giorno, ti puoi comunque tenere in un barattolo come questo e magari usarlo per una torta, per esempio, no? Cioè, si chiama il classico esubero del lievito madre. Puoi fare delle ricette con cui utilizzi, alla fine è acqua e farina fermentata, ok? Quindi non è che sia qualcosa che devi per forza buttarla via, ecco. Ci puoi fare anche una crepa, per dire, cioè. Quindi tu quello che devi fare è tirar fuori ogni giorno una piccola parte e rinfrescare solo quella. E torniamo anche al discorso perché farina di riso, come vedi, ha un costo il lievito madre in questa fase. Poi una volta che è pronto ti costa poco mantenerlo, no? È acqua e farina, per carità. Però se io volessi farlo, che so, con la farina di quinoa, lo potrei fare, ma costa di più. È tutto qui, è un discorso di costo. Tu puoi fare il lievito madre con quasi tutte le farine, più o meno, no? Di cereali o finti cereali. Io l'ho fatto anche di legumi addirittura, quindi si può fare, l'ho fatto di piselli, è venuto benissimo. Quindi puoi farlo, però il costo chiaramente è diverso, no? La farina di riso è quella più economica che c'è in commercio in questo momento di farine senza glutine e speriamo che non aumenti. Detto questo, quindi dall'8° giorno lo rinfreschi tutti i giorni nello stesso modo fino al 15° giorno, quindi per 7 giorni, 8 più 7 andiamo al 15° giorno. Dal 15° al 20° giorno, attenzione che cosa cambia, ma lo rinfreschi 2 volte al giorno, ok? Sì, è un po' impegnativo qua, mattina e sera, però lì ti assicuro che ti viene fuori il lievito madre che è una bomba, ok? Non muore più, è fortissimo, ha 2 anni, ok? Quindi dal 15° al 20° giorno 2 volte al giorno, mattina e sera. Ecco, quindi tirar fuori sempre l'impasto per 5 giorni, lo tiri fuori, tu lo tieni in frigorifero, quando ne hai un po' ci fai una ricetta. Bene, puoi farci anche un pane, aggiungendo un po' di lievito. Metti meno lievito, lo fai lievitare un po' di più, ok? Quindi dal 15° al 20° giorno 2 volte al giorno e il lievito madre è pronto. Stop, basta, finita. Dopodiché c'è una fase finale, volendo, ma è facoltativa. Io l'ho fatto perché tu dal 20° giorno, quando il lievito madre è pronto, lo devi mettere in frigorifero, perché si conserva in frigorifero, parte bassa, meglio se in un barattolo ermetico, perché se metti la pellicola può essere che traspira, perché assorbe degli odori. Chiaramente qui molta attenzione, ragazzi, cioè non mi mettere il lievito madre chiuso ermetico quando sta appena rinfrescato, quando si sta ancora alzando, mi raccomando. Cioè, se lo metti sempre massimo a metà, quindi gli lasci lo spazio, quindi se anche tu dovessi alzare trova spazio, punto 1. Punto 2, si mette in frigorifero solo quando è sceso, cioè quando hanno tutto il ciclo. Devi trovare lo rinfreschi, si alza, si abbassa, torna giù,
a quel punto chiudi frigorifero, quello non si alza più finché non lo rinfreschi, ok? Perfetto. Ed è molto importante che sennò scoppia il vaso. Ecco, e basta. Quindi il lievito madre dal 20° giorno è pronto. Stop. Finish. Finito. Facoltativo, siccome che passiamo da rinfrescarlo 2 volte al giorno a 1 volta alla settimana, va bene? A 1 volta alla settimana, il mio consiglio, ma è appunto un consiglio, è facoltativo, di andare a scalare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che perché io devo aspettare una settimana se fino a ieri ne ho fatto 2 giorni, quando il lievito madre comunque è una cosa viva, magari ci resta male. Che ne sai tu? Allora che cosa facciamo? Lo andiamo a rinfrescare, a scalare. Quindi frigorifero, devi aspettare una settimana, ho fatto 2 giorni e lo rinfresco. Frigorifero, dopo 2 giorni lo rinfresco e aspetto 3 giorni questa volta. Dopo 3 giorni lo rinfresco, metto in frigorifero e aspetto questa volta 4 giorni. Dopo 4 giorni lo rinfreschi e poi aspetti una settimana e prendi il ciclo finale, definitivo, che è quello che poi tengo io da 2 anni. Ti dico anche un'altra cosa che non dovrei neanche dirti. Io, se mi capita anche di dimenticarmi, che so che passano 10 giorni, va bene uguale, cioè, non ho mai avuto problemi. Tutto qua, questo è il lievito madre senza glutine, e una volta che ce l'hai pronto ne fai quanto ne vuoi, perché si va sempre al raddoppio, quindi tu figurati quanto ne fai, no? Ecco. Accortezze, niente, fallo lievitare bene ogni volta che lo rinfreschi, quindi lo lasci fuori a temperatura ambiente. Prima di rinfrescarlo lascialo fuori 2-3 ore che torni in temperatura, quindi si tira fuori, va in temperatura, si rinfresca, si lascia lì ben coperto, lui si alza, si gonfia. Quando è che è pronto? Non ti ho detto una cosa, quando noti che è pronto? Quando raddoppia di volume generalmente in 3-4 ore. Quando ha la temperatura giusta, raddoppia quasi, tra virgolette, cioè potrebbe anche fare un 3/4, non per forza il doppio, parliamo di senza glutine, ricordiamoci, quindi non c'è la maglia glutinea che tiene dentro, no, quindi ecco. E quindi insomma può essere che non raggiunge per forza il doppio, ma ti assicuro che io, c'è una foto che ho fatto dove proprio c'era questo vaso con il lievito madre che è uscito fuori tutto con una schiuma bellissima, quindi se è buono fai anche il doppio e tranquillamente. Quando fa quello è pronto, è sano, è tutto. Dopo ci sono delle accortezze ovviamente da seguire ogni tanto. Il lievito madre bisogna vedere com'è, come non è, dargli magari una cura di ricostituente perché magari si indebolisce un po', insomma tutta una serie di cose, ma diventa poi troppo lungo il video, quindi adesso non è il caso di parlare anche di questo, chiaramente perché se fai il lievito madre diventi per forza una persona appassionata di questo mondo, quindi ti andrai a documentare, ti documenterai, vorrai proseguire, studiare, eccetera, eccetera, quindi dopo capirai tutto, imparerai a conoscerlo, ecco, poi anche imparare a conoscere il proprio lievito madre, questo è importante. Ad ogni modo io ho un corso bellissimo, se ti interessa, di panificazione senza glutine, dove vediamo tutto, anche pane, pizza e focaccia con lievito madre, pazzesco, e quant'altro, con lievito, senza lievito, vediamo tutto. Trovi il link, penso, sotto al video. Basta, quindi io ho fatto con farina di riso anche per una questione economica, ma è una farina comunque neutra che va bene per tutto. Chi volesse fare invece un pane con farine in purezza, per esempio voglio fare un pane di quinoa, bene, posso fare un lievito madre di quinoa, lo posso fare certamente, e quindi usare tutta la farina di riferimento, puoi farlo benissimo. Altra cosa importante, quindi, che mi ero messo all'appunto, dell'acqua. Usa acqua di bottiglia, meglio. Io la uso frizzante, mi dà quell'idea no, che sia meglio, ma in realtà penso che sia uguale. Basta. Detto questo, mi pare di aver detto tutto.
e basta. Comunque se hai domande, insomma, mi raccomando, falle nei commenti, se posso rispondo. Iscriviti alla newsletter, trovi tutti i link sotto nel video, lasciami un like per vedere altri video e anche magari per vedere come fare un pane con questo lievito madre. Se vedrò tanti like a questo video faremo anche un bel pane con lievito madre, ok? Perfetto, ti mando un abbraccio e ti saluto. Dammi una mano a condividere questa cucina, che è la cucina naturale, senza glutine e latticini. Ci vediamo al prossimo video qua, Cristian, ciao!